Oggi siamo qui con questo microfono, il Rode PodMic o PodMic USB, quindi la nuova versione. Come suona? Scopriamolo in questo video. Come hai visto nell'introduzione, oggi abbiamo qui con noi il PodMic o PodMic USB, quindi la nuova versione. Se ti ricordi, tanti anni fa, all'inizio del mio canale, avevo la versione precedente, il Rode PodMic XLR, soltanto XLR. Ed era un microfono che non mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché era molto stridente. Aveva le frequenze medio-alte, troppo taglienti, troppo enfatizzate. Sì, certo, potevi equalizzarlo, potevi lavorarci, ma perché? Visto che esistono così tanti microfoni fighi in giro. E quindi poi l'ho venduto perché non mi piaceva, poi hai visto ci sono così tanti microfoni. Se non che i ragazzi di Rode, e li ringrazio ovviamente per questo, mi hanno inviato il Rode PodMic USB e lo sto testando. Però prima di entrare nel vivo di questo video, unboxing. La prima impressione che ho avuto aprendo la scatola e prendendo questo microfono in mano è che mi ha ricordato il peso di quello precedente. Sono andato a curiosare un po' e questo qui è 900 grammi. Il precedente, se non ricordo male, era 975, 955, una cosa del genere. Quindi è leggermente più leggero rispetto all'altro, però è un microfono molto pesante, quasi 1 chilo di microfono. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sì, è costruito benissimo, è indistruttibile, tutto quello che vuoi, ma devi avere un'asta in grado di reggerlo, ok? Perché se hai un'asta di quelle super economiche, questo qui te la butta giù. Te lo dico perché dopo è un problema, ok? Quindi sappi che se compri questo microfono hai bisogno di un'asta seria, perché è 1 chilo di microfono. Ok, tu stai sentendo il PodMic, o PodMic, se lo vogliamo dire all'inglese, all'italiana, insomma, ok, che sta entrando nel mio Tascam Mixcast 4 senza nessun tipo di effetto. Quindi quello che stai sentendo è il suono pulito di questo microfono. Quindi in post-produzione non applicherò nulla se non semplicemente portare il volume a meno 14 lufs. In questo momento questo microfono ha la sua spugna, quindi stai sentendo la spugna fighissima tra l'altro che esce dalla confezione. La cosa interessante è che questa spugna lascia circa un dito di spazio tra appunto la parte esterna della spugna e l'inizio della griglia del microfono. Ok, quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, un po' come avviene per lo Shure SM7B, più spazio c'è ovviamente tra la spugna, la griglia e la capsula, meno possibilità hai che vengano registrate le plosive, quindi le famose P e B che distruggono le registrazioni. Ok, bene. Io fra un po' toglierò questa spugna in modo che tu senta anche il suono pulito. Prima voglio dirti una cosa, questo microfono è, in questo momento lo stai sentendo XLR perché c'è anche tutta la versione USB, ma farò un altro video, ecco, meno male che mi sono ricordato di dirtelo, farò un altro video dove vedremo questo microfono in USB e i software di Rode. Siccome sono più di un software e siccome fanno veramente un sacco di cose, ho pensato anziché fare un video lunghissimo, 20 minuti o più,
lo spezzo in due, quindi in questo primo video ti faccio sentire tutto ciò che ha a che fare con l'XLR, in un secondo video che pubblicherò tra una decina di giorni più o meno, ti faccio vedere invece, ti faccio sentire questo microfono in USB e ti faccio vedere tutti i software Rode, ok? In modo da dividerlo in due. Quindi dicevamo, questo microfono è un microfono che ha un pattern polare cardioide, è un microfono dinamico ovviamente, e con un pattern polare cardioide, quindi prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro. Se io mi sposto, infatti, già qui sento in cuffia che la mia voce non è più piena, non è più corposa come quando sono nella posizione corretta. Vedi? Basta che mi sposto un pochino, ok? La mia voce diventa molto più sottile, no? Anche se mi dovessi girare, certo, se mi giro un po' meglio, però perde tutto il corpo, ovviamente. Quindi sono microfoni che hanno una parte sensibile che più o meno è qui, e appena esci da questa parte sensibile ovviamente il suono diventa diverso. Questo non è un problema di questo microfono, è che tutti i microfoni hanno un pattern polare e ogni pattern polare funziona in un certo modo. Ok, inutile dirti che la costruzione, te l'ho detto prima a proposito del peso, è meravigliosa, a parte il fatto che rispetto alla prima versione questo qui è tutto nero. Certo ci sono le spugne colorate, però è tutto nero ed è bellissimo, veramente bellissimo. Tra l'altro dietro ci sono delle finiture tipo dorate, incredibile. Una figata pazzesca, vedi, alle volte i brand ti sorprendono non tanto per le cose grosse, quanto per le cose piccole. Questo qui, che tu dici, che cos'è questo coso così piccolo, Ale? Questo qui è il tappo per coprire i contatti dell'XLR. In questo momento ovviamente non l'ho applicato perché lo sto usando in XLR. Non l'avevo mai visto questo. Mai visto. È veramente fighissimo. È un tappetto in plastica molto molto rigida che quando lo usi in USB e quindi non ti serve l'XLR, perché fagli prendere polvere? Quindi gli metti questo tappetto e è risolto. Bellissimo. Cioè i grandi marchi curano i dettagli, c'è poco da fare. Tutti sono bravi a fare le cose più evidenti, no? Ma è nelle piccolezze, nei dettagli che si vede la qualità di un brand, l'attenzione di un brand ai dettagli. Vabbè, Rode è Rode, non c'è bisogno che te ne parli bene io, lo conosci. Ok, quindi la costruzione l'abbiamo detta, il pattern polare l'abbiamo detto, togliamo la spugna, ok? Io abbasso un po' il volume in modo che, perché la spugna va in incastro, tolgo un po' abbasso il volume in modo che tolgo la spugna. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ho tolto la spugna. La spugna, come puoi vedere, è molto grande. Guarda. Ok, è una spugna molto grande. Quella di default è nera, quella che esce dalla confezione, però Rode sul suo sito c'ha arancione, viola, azzurro, verde. Non mi ricordo se c'è un altro colore, forse no, forse questi quattro. Ma comunque, vedi sul sito di Rode, ti lascio il link in descrizione. Questo è il PodMic senza la spugna. E ovviamente io non so adesso, perché non riesco a vedere dove la capsula è orientata, perché non si può smontare rispetto alla griglia, quindi se la griglia è attaccata, cioè la capsula è attaccata alla griglia o c'è spazio, però comunque con la spugna non c'è nessun problema. Qui dentro, non vorrei sbagliare, ma c'è una seconda spugna molto più sottile, quindi questa qui in teoria potresti non usarla, un po' come lo Shure SM7B con la spugna sottile e la spugna quella invece spessa, ok? Più o meno la stessa cosa. Questo è come lo Shure SM7B con la spugna sottile, quando gli metti questo è come lo Shure SM7B con la spugna spessa. Il suono, che cosa te ne sembra? Senti una differenza tra i due suoni? E non è super evidente, ma ovviamente così il suono è un po' più aperto. Ok? Con questa spugna, ovviamente essendo molto grossa, essendo molto spugnosa, inevitabilmente va a tagliare delle frequenze, quindi rende il suono un po' più cupo, un po' più scuro. In questo modo invece il suono è un po' più aperto, un po' più definito, possiamo dire. Non c'è un giusto o uno sbagliato, dipende da te, come ti piace di più il suono. Se lo vuoi più scuro, più cupo, metti la spugna, se no usa così. Poi ovviamente dipende sempre dalla tua voce, no? Se hai già una voce scura in partenza, una voce chiara in partenza, ovviamente dipende un po' tutto. Il microfono è come un profumo, no? Te lo spruzzi lo senti lì in profumeria, bellissimo, te lo metti addosso e non funziona. Quindi magari lo senti nel mio video, bellissimo, ti piace un sacco, lo compri e sulla tua voce ci devi lavorare tanto per renderlo gradevole, ok? Però mi faceva piacere farti ascoltare il suono pulito del PodMic, come vuoi, perché secondo me è molto bello. Come lo userò? Ma varierò, a volte lo uso con, a volte senza, perché è un microfono molto bello e finalmente
un suono gradevole, un suono non tagliente, non fastidioso come la vecchia versione. Questo è molto molto bello, veramente un microfono bellissimo. Ok, io ti ho raccontato un sacco di cose, però ti do un consiglio: iscriviti al canale e attiva la campanellina. Perché? Perché quando pubblico il secondo video, e sicuramente se stai guardando questo video ti interessa anche il prossimo, se attivi la campanellina e ti iscrivi al canale, appena pubblico il nuovo video, circa tra una decina di giorni, verrai avvisato automaticamente da YouTube e sarà più semplice per te non perderti quel video. Ok? Bene, allora io ti ringrazio e tra l'altro ti dico una cosa, ti lascio il link in descrizione perché questo microfono spesso è in offerta, quindi se vuoi prenderlo al miglior prezzo possibile ti lascio il link in descrizione in modo tale che tu possa acquistarlo sapendo di comprarlo al prezzo più basso. Ok? Grazie mille, noi ci vediamo prestissimo, mi raccomando attiva la campanellina così appena pubblico il secondo video lo scoprirai in anteprima. Ciao!